Ti è mai capitato di svegliarti la mattina e sentire quel peso sul petto? Quella sensazione che tutto stia andando storto? Io sì, e ho scoperto qualcosa che ha cambiato tutto. Stai per scoprire perché le persone di maggior successo non sono quelle che urlano di più, ma quelle che sanno quando tacere. Ti avverto, quello che sto per dirti sfiderà tutto ciò che ti hanno insegnato sulle emozioni. Ma se resterai fino alla fine, capirai perché la tua vita può cambiare completamente quando impari questa verità antica. Le emozioni fanno rumore, la saggezza è silenziosa, e oggi scoprirai quale delle due ti sta rovinando la vita. Quando i sentimenti fanno troppa confusione, non sei tu a controllare ciò che accade, ma come reagisci a ciò che accade. Epitteto. Ascoltami bene. In questo momento, mentre ti parlo, dentro di te c'è una battaglia, una guerra silenziosa tra due forze, le tue emozioni che urlano e la tua saggezza che sussurra. Le emozioni sono come quel vicino molesto che mette la musica a tutto volume alle 3 di notte. Esigono attenzione, ti costringono ad agire, ti fanno credere che quella rabbia, quella paura, quella frustrazione sia la verità assoluta, e lo fanno in modo subdolo. Ti convincono che se non reagisci immediatamente stai perdendo qualcosa di importante. Ti sussurrano all'orecchio: se non glielo dici adesso non lo saprai mai. Se non agisci ora è finita. Questa è la tua unica possibilità. Ma la saggezza è diversa. Non alza mai la voce. Non ha bisogno di gridare per essere ascoltata. Non ti minaccia, non ti mette fretta. Aspetta pazientemente che tu smetta di urlare abbastanza a lungo da sentire il suo sussurro. Quante volte hai detto qualcosa di cui ti sei pentito? Quante volte hai agito d'impulso e poi hai pensato: cavolo, se solo avessi aspettato un secondo. Io ci sono passato troppe volte e ogni volta mi sono chiesto: perché non ho ascoltato quella vocina tranquilla che mi diceva di aspettare? Ecco il punto. Le emozioni ti danno l'illusione dell'urgenza, ti fanno credere che devi agire adesso, creano una pressione falsa, come se tutto dovesse essere risolto in questo preciso istante. Ma la saggezza sa che la fretta è nemica della chiarezza, sa che le decisioni migliori nascono dalla calma, non dal panico. La prossima volta che senti quella tempesta emotiva dentro di te, fermati, ascolta. Sotto tutto quel rumore c'è una voce calma che sa esattamente cosa fare, ma per sentirla devi smettere di urlare, devi avere il coraggio di dire: ok, sento tutta questa confusione dentro, ma adesso ascolto anche l'altra voce. Nel silenzio trovi le risposte, nella quiete si trova la saggezza, nel rumore solo confusione. Seneca. Viviamo in un mondo che ci ha convinto che essere sempre occupati sia sinonimo di successo, che se non stai correndo, urlando, muovendoti costantemente, allora non stai vivendo. È una bugia pericolosa che ci sta rovinando la vita. Guarda intorno a te, tutti corrono, tutti hanno fretta, tutti sono sempre impegnati, ma quando chiedi loro cosa hanno veramente concluso, spesso non sanno rispondere. Perché la confusione costante ci fa credere di essere produttivi, quando in realtà stiamo solo girando a vuoto. La verità è che la chiarezza nasce solo nel silenzio. Come puoi leggere un libro durante un terremoto? Come puoi sentire i tuoi pensieri in mezzo al caos? Come puoi prendere decisioni sagge quando la tua mente è un frullatore impazzito? Ti racconto una storia. Un uomo d'affari di successo mi disse una volta: le mie migliori decisioni non le ho mai prese in ufficio, le ho prese durante le mie passeggiate silenziose nel parco. Gli chiesi perché. Perché in ufficio c'è troppo rumore, telefoni, email, colleghi, urgenze, ma quando cammino in silenzio, la mia mente finalmente può pensare davvero. Perché? Perché nella quiete il rumore della mente si calma, i pensieri smettono di rimbalzare come palline impazzite. E in quel silenzio emerge la chiarezza, come quando smetti di scuotere un bicchiere d'acqua torbida e finalmente vedi il fondo. Non sto parlando di meditazione zen o roba New Age, sto parlando di una necessità biologica. Il tuo cervello ha bisogno di momenti di silenzio per processare, per fare ordine.
per vedere le cose come stanno davvero. È come un computer che ha bisogno di riavviarsi per funzionare meglio. Ma c'è un problema. Il silenzio fa paura. Perché nel silenzio non puoi nasconderti dai tuoi timori, dai tuoi dubbi, dalle tue responsabilità. Nel silenzio sei costretto a confrontarti con te stesso. Ed è per questo che molti lo evitano come la peste. La prossima volta che ti senti confuso, invece di cercare più informazioni, più consigli, più rumore, prova il contrario. Trova un momento di silenzio assoluto. Spegni tutto. Siediti. Aspetta. Vedrai che le risposte erano lì tutto il tempo, aspettando che tu smettessi di fare troppo rumore da non sentirle. Quando ti arrabbi subito, te ne penti dopo. Primo, non nuocere a te stesso con la fretta. Marco Aurelio. Devo dirti una cosa brutalmente onesta. La maggior parte dei tuoi problemi nasce da quello che hai fatto nei primi 5 secondi di rabbia. Ci sono passato anch'io. Quel messaggio inviato di getto, quella risposta tagliente, quella decisione presa a caldo. E poi il rimpianto. Quel peso allo stomaco che ti dice «se solo avessi aspettato». Ma sai qual è la cosa più frustrante? Che nel momento in cui reagisci emotivamente ti senti giustificato, ti senti nel giusto, pensi «ho ragione io e glielo devo dire subito». L'adrenalina sale, il cuore batte forte e hai l'impressione di essere un guerriero che combatte per la giustizia. Poi passa mezz'ora e realizzi di aver fatto una stronzata. Le emozioni sono bugiarde esperte. Ti convincono che reagire immediatamente sia giusto, necessario, urgente. Ti fanno credere che se non agisci adesso sarà troppo tardi. Ti mentono sussurrandoti: se non lo fai ora sembrerai debole. Se aspetti lui avrà vinto. Devi difendere il tuo onore. Ma ecco la verità che nessuno ti dice. Nella maggior parte dei casi, aspettare non solo non fa danni, ma ti salva da disastri. Perché quello che oggi ti sembra una questione di vita o di morte, domani potrebbe sembrarti ridicolo. Conosco una donna che ha perso il lavoro dei suoi sogni per una email scritta in un momento di rabbia. 3 minuti. 3 minuti di reazione emotiva che hanno cancellato anni di lavoro e sacrifici. Il suo capo le aveva fatto una critica costruttiva. Lei si è sentita attaccata. Ha scritto una risposta velenosa pensando di mettere le cose in chiaro. Risultato? Licenziata il giorno dopo. Il punto non è diventare robot senza emozioni. Il punto è capire che le emozioni sono come il tempo, cambiano. Quello che oggi ti fa andare su tutte le furie, tra una settimana potrebbe non importarti più niente. Ecco la regola d'oro che mi ha salvato la vita. Quando senti che le emozioni prendono il controllo, ricordati di contare fino a 10. Se è davvero importante, lo sarà ancora tra 10 secondi. Ma spesso scoprirai che in quei 10 secondi l'urgenza si dissolve come nebbia al sole. Il rimpianto è il prezzo che paghiamo quando lasciamo che le emozioni guidino la nostra vita. La saggezza è il premio che otteniamo quando impariamo ad aspettare. Quando stai zitto senti tutto meglio. Chi sa non parla, chi parla non sa. Lao Tzu. Ti faccio una domanda. Quando è stata l'ultima volta che hai davvero ascoltato? Non intendo sentire parole mentre pensi alla risposta. Intendo ascoltare con tutto te stesso, senza giudicare, senza preparare una replica, senza aspettare il tuo turno per parlare. Probabilmente non te lo ricordi, perché viviamo in un mondo di rumore costante. Tutti parlano, nessuno ascolta, tutti hanno opinioni, nessuno cerca risposte vere. È come essere a una festa dove tutti urlano e nessuno si sente. E sai qual è il risultato? Che giriamo in circolo, ripetiamo gli stessi errori, facciamo le stesse scelte sbagliate, ci arrabbiamo per le stesse cose, perché non ascoltiamo mai abbastanza da imparare qualcosa di nuovo. Ma il silenzio è diverso. Nel silenzio non devi difendere posizioni, non devi giustificare scelte, non devi impressionare nessuno. Nel silenzio puoi finalmente essere onesto con te stesso. Puoi guardare le cose come stanno davvero, non come vorresti che fossero. Ho imparato questa lezione nel modo più duro. Anni fa stavo attraversando un periodo difficile e continuavo a chiedere consigli a tutti. Amici, famiglia,
colleghi. Ognuno mi dava la sua opinione e io diventavo sempre più confuso, fino a quando una sera, esausto, mi sono seduto in silenzio assoluto per un'ora. In quell'ora ho capito più cose di quanto avessi capito in mesi di conversazioni, perché nel silenzio non c'erano le aspettative degli altri, i loro pregiudizi, le loro paure proiettate su di me, c'ero solo io e la verità. Le risposte che cerchi non sono su Google, non sono nei consigli degli amici, non sono nei libri di autoaiuto, sono dentro di te, nel silenzio della tua coscienza, dove la verità non ha bisogno di essere vestita di belle parole. Ma per trovarle, devi smettere di riempire ogni momento con rumore. Devi avere il coraggio di stare da solo con i tuoi pensieri, senza distrazioni, senza scuse. E questo fa paura, perché nel silenzio non puoi nasconderti da te stesso. Il silenzio non è vuoto, è pieno di risposte che aspettano solo che tu smetta di fare abbastanza rumore da non sentirle, pieno di intuizioni che la tua mente razionale non può produrre, pieno di pace che nessuna distrazione può darti. La prossima volta che hai un problema, prima di chiedere a tutti cosa dovresti fare, prova questo. Trova un posto silenzioso, spegni tutto e chiedi a te stesso. Non aspettarti una risposta immediata. Aspetta, ascolta, la risposta c'è già. È sempre stata lì. Il silenzio non è l'assenza di parole, è la presenza della verità. Chi è davvero intelligente non deve dimostrarlo. Il saggio non ha bisogno di essere riconosciuto come tale. Epitteto. Ecco una verità che farà male. Più provi a dimostrare quanto sei intelligente, meno intelligente sembri. È come indossare una maglietta con scritto «Sono figo». Se devi dirlo, probabilmente non è vero. La saggezza vera non ha bisogno di pubblico, non cerca applausi, non mendica riconoscimento. Esiste e basta, silenziosa e potente come un fiume che scorre. Non ti chiede di guardarla, ma quando la vedi, la riconosci immediatamente. Conosci quelle persone che in ogni conversazione devono dimostrare di sapere tutto, che interrompono per correggere, che raccontano sempre una storia migliore della tua, che iniziano ogni frase con «Beh, in realtà...» Quello non è saggezza, è insicurezza travestita da conoscenza. E sai qual è il paradosso? Più cercano di impressionare, meno ci riescono. Perché la gente non è stupida. Sentono la disperazione dietro all'arroganza. Percepiscono il bisogno di approvazione dietro alla presunzione. La vera saggezza è quella del nonno che ti ascolta senza giudicare e poi, con una frase semplice, ti fa vedere tutto sotto una luce diversa. È quella della persona che risolve problemi senza fare rumore, che aiuta senza cercare credito, che sa quando parlare e quando tacere. Ho un amico così, in ogni gruppo è sempre quello più silenzioso. Non parla mai per primo, non cerca mai di essere al centro dell'attenzione, ma quando dice qualcosa tutti smettono di parlare e ascoltano, perché sanno che se ha aperto bocca ha qualcosa di importante da dire. Quando devi dimostrare di essere saggio, hai già perso, perché la saggezza si dimostra da sola, attraverso le azioni, attraverso i risultati, attraverso la pace che porta nella vita delle persone. Non ha bisogno di marketing, non ha bisogno di pubblicità. Smetti di cercare di impressionare gli altri con quello che sai. Inizia a impressionarli con quello che fai. La saggezza parla attraverso i fatti, non attraverso le parole, attraverso la coerenza, non attraverso i discorsi. E la cosa più liberatoria? Quando smetti di provare a dimostrare quanto vali, scopri finalmente quanto vali davvero, perché non stai più sprecando energie nel recitare un ruolo. Puoi finalmente essere te stesso. Punta sulla testa, non sul cuore che urla. Non siamo turbati dalle cose, ma dall'opinione che abbiamo delle cose. Epitteto. Ogni giorno ti svegli e fai una scelta. Non te ne accorgi, ma la fai. Scegli se essere guidato dalle emozioni o dalla saggezza. Scegli se reagire o rispondere. Scegli se essere una vittima delle circostanze o il protagonista della tua vita. Questa scelta determina tutto. Le tue relazioni, la tua carriera, la tua felicità, il tuo futuro. Le emozioni ti promettono sollievo immediato. Ti dicono
Reagisci ora, sentiti meglio subito. Ti offrono la soddisfazione istantanea di sfogarti, di dire quello che pensi, di agire d'impulso. È come mangiare una torta intera quando sei triste. Sul momento ti sembra una buona idea, ma è una bugia, perché dopo il sollievo momentaneo arriva sempre il conto da pagare. Dopo la torta arriva il mal di stomaco. Dopo la sfuriata arriva il rimpianto. La saggezza, invece, ti chiede pazienza. Ti dice: aspetta, rifletti, poi agisci. Non ti promette piacere immediato, ma ti garantisce pace duratura. È come allenarsi, faticoso sul momento, ma i risultati durano una vita. Ti racconto di un amico che ha dovuto scegliere tra mandare un messaggio di rabbia al suo capo, emozione, o aspettare il giorno dopo per parlare con calma, saggezza. L'emozione gli urlava: digli tutto ora, fatti rispettare, non puoi lasciare correre. La saggezza sussurrava: aspetta, dormi sopra, domani vedrai le cose diversamente. Ha scelto la saggezza, ha scritto il messaggio di rabbia ma non l'ha inviato, l'ha salvato nelle bozze e è andato a dormire. Il giorno dopo ha riletto quello che aveva scritto e si è spaventato. Aveva scritto cose che avrebbero rovinato la sua carriera. Invece di inviare quel messaggio, ha chiesto un colloquio al capo. Ha scoperto che il suo capo stava attraversando un momento difficile personale e aveva scaricato lo stress su di lui. Invece di una lite c'è stata comprensione. Invece di un nemico ha guadagnato un alleato. Questa è la differenza. L'emozione vede solo il momento presente. La saggezza vede la strada intera. L'emozione è miope. La saggezza ha una vista perfetta. Non sto dicendo di ignorare le emozioni. Sto dicendo di non lasciare che guidino la macchina. Possono essere passeggeri, possono darti informazioni importanti su come ti senti, ma il conducente deve essere la saggezza. Ogni volta che senti l'emozione che urla «Agisci ora!», fermati e chiedi alla saggezza: qual è la mossa giusta a lungo termine? Tra un anno, cosa vorrei aver fatto oggi? La tua vita cambierà quando inizierai a fare questa scelta consapevolmente. La natura della pace interiore e dell'equilibrio. La tranquillità è la libertà dal disturbo. Seneca. La pace interiore non è l'assenza di problemi, è la presenza di equilibrio. Molti credono che per essere in pace devi avere una vita perfetta, senza stress, senza conflitti. È una fantasia pericolosa che ti fa sentire sbagliato ogni volta che la vita ti presenta una sfida. La verità è diversa. La pace interiore è come essere l'occhio del ciclone. Tutto può essere caos intorno a te, ma tu rimani calmo, centrato, in equilibrio. Come si raggiunge questo equilibrio? Non combattendo le emozioni, ma comprendendole, non fuggendo dai problemi, ma affrontandoli con saggezza. Pensa a un albero durante una tempesta. I rami si piegano, le foglie volano via, ma le radici rimangono salde. L'albero sa che la tempesta è temporanea, ma le radici sono per sempre. Le tue radici sono i tuoi valori, i tuoi principi, la tua saggezza interiore. Le tempeste emotive possono scuotere i rami della tua vita, ma se le radici sono forti, tu rimani in piedi. L'equilibrio non significa non sentire, significa sentire tutto, ma non essere trascinato via da niente. Quando raggiungi questo equilibrio, scopri qualcosa di incredibile. I problemi che prima ti sembravano montagne, ora li vedi per quello che sono. Piccole colline che puoi superare con calma. La pace interiore non è una destinazione. È un modo di viaggiare attraverso la vita. Come diventare più saggio ogni giorno? La saggezza inizia nella meraviglia. Socrate. Arrivati a questo punto, potresti chiederti: ok, tutto molto bello, ma come faccio praticamente a coltivare questa saggezza? Come passo dalle parole ai fatti? Ecco la verità. La saggezza non si compra su Amazon, non si eredita dai genitori, non si ottiene con un corso online da 29 euro. Si coltiva giorno dopo giorno, come un giardino. E come ogni giardino, richiede tempo, pazienza e costanza. Primo consiglio: crea momenti di silenzio quotidiano. Non sto parlando di ore di meditazione zen sui monti dell'Himalaya. Anche 5 minuti al mattino, senza telefono, senza rumore,
Solo tu e i tuoi pensieri. All'inizio ti sembrerà impossibile, la tua mente farà come un cucciolo iperattivo, ma insisti, il silenzio è un muscolo che va allenato. Secondo, prima di reagire, conta fino a 3. Sembra stupido? Lo pensavo anch'io. Poi ho provato per una settimana e mi sono reso conto di quante stupidaggini ho evitato di dire. Vedrai che quei 3 secondi possono salvare relazioni, carriere, vite. 3 secondi che valgono 3 anni di rimpianti evitati. Terzo, fai una domanda prima di ogni decisione importante. Tra un anno sarò fiero di questa scelta. Se la risposta è no, forse è meglio ripensarci. Se non riesci a immaginare te stesso tra un anno che ti ringrazia per questa decisione, probabilmente è sbagliata. Quarto, ascolta più di quanto parli. La saggezza entra dalle orecchie, non esce dalla bocca. Ogni persona che incontri sa qualcosa che tu non sai. Anche la persona più noiosa del mondo ha vissuto esperienze che tu non hai mai vissuto. Trattala come una biblioteca ambulante. Quinto, accetta che non sai tutto. L'arroganza è nemica della saggezza. Il non so non è una confessione di ignoranza, è l'inizio di ogni vera conoscenza. Le persone più sagge che conosco sono anche quelle che più spesso dicono «Non lo so, ma posso imparare». Sesto, impara dai tuoi errori senza giudicarti. Ogni errore è un maestro travestito da disastro. La saggezza non è non sbagliare mai, è sbagliare meglio ogni volta. È come cadere dalla bicicletta. Non smetti di pedalare, impari a cadere meglio. Settimo, studia le persone sagge, non i guru da Instagram, non gli influencer motivazionali. Studia persone che hanno affrontato difficoltà vere e ne sono uscite più forti. Come hanno fatto? Cosa puoi imparare dalla loro esperienza? La saggezza non è una vetta da raggiungere, è un sentiero da percorrere e ogni passo conta, anche quello sbagliato, perché ti insegna dove non andare la prossima volta. Se sei arrivato fino a qui, hai già fatto la scelta più importante. Hai scelto di ascoltare la saggezza invece di seguire l'impulso emotivo, di chiudere e cercare qualcosa di più facile. Ricorda, le emozioni fanno rumore, la saggezza è silenziosa, ma nel silenzio trovi tutto quello di cui hai bisogno per vivere una vita autentica, equilibrata e piena di significato. La prossima volta che senti la tempesta emotiva che si alza, non lottare contro di essa. Trova il tuo centro, trova il tuo silenzio, trova la tua saggezza. Il mondo ha bisogno di persone sagge, non di persone rumorose. Inizia a essere quella persona oggi. Se hai trovato valore in queste parole, potrebbe piacerti uno di questi 2 video.